Ciao, bentornati sul canale. Qua in shop fa un po' freddo, mi è finita la bombola del gas. Comunque, oggi farò una puntata un po' atipica. C'era lo shop che era molto disordinato, c'erano alcune cose che non mi piacevano, che volevo migliorare, delle piccolezze, però per me erano importanti. Lavorare nel disordine non mi piace, voglio pure mantenere un certo tipo di pulizia e anche un ambiente più gradevole sia per me che per gli altri. Quindi spero di non deludervi perché di lavorazione a macchina ce ne sarà veramente poco. Andiamo. Allora, come potete vedere, ho cercato un attimino di dargli una sistemata al piano. Ho preferito questo pannello di multistrato perché l'altro era fatto col doghettato, c'aveva tutte le... si sporcava facilmente, si nascondeva lo sporco, difficile da pulire. Così spero di aver raggiunto una situazione un pochettino più, un compromesso un pochettino migliore. Certo, non sarebbe male metterci un foglio di lamiera sopra, vediamo un po'. Lui è Leo, il nuovo arrivato in famiglia. Insieme a Luna fanno una bella accoppiata. Lei è enorme e lui è piccolissimo. Saluta Leo. Il prossimo lavoro che voglio fare, voglio levare questo riflettore da questo trespolo e attaccarlo in alto qui sulla plafoniera, in maniera che riesco a direzionarlo. Userò dei pezzi di un cavalletto economico, questi qua, in maniera che riesco così ad avere i movimenti che mi servono. Adesso andremo a tagliare questo qui, dopodiché questa l'attaccherò in qualche maniera qua a questa base. Devo fare un perno filettato e così elimino il riflettore da questo trespolo e non è in mezzo alle scatoline. Questo lo dobbiamo tagliare a 6 cm praticamente e poi con due viti lo fisso qua, facciamo 6,5 e andiamo sul sicuro. Ok, ed eccoci qua col pezzettino fatto. Adesso faccio due fori e lo fissiamo qua. Lo shop inizia a essere un macello, però è necessario perché c'era troppo disordine. Ogni tanto bisogna fermarsi e sistemarlo. Ok, adesso devo trovare due viti e via. Ok, e questo ci siamo. E adesso qua devo fare qua un perno che entra qua dentro. E voilà, in maniera che questo viene messo qua e riesco a direzionare il riflettore dove voglio più luce. Qui dobbiamo fare tipo un perno. Certo, questa plastica non è proprio da 16 millimetri, alta 22.
e poi dobbiamo fargli una filettatura in maniera che riusciamo ad attaccarlo qua, così, tac, e il gioco è fatto. Adesso facciamo un semplicissimo perno per il del riflettore. Mano a mano sto levando qualche decimo. Praticamente gli ho dato una conicità forzata. Perfetto, ottimo. Adesso però voglio tracciare dove segna, in maniera che lì andremo a fare qua. Qui adesso gli facciamo una gola che funge da sicurezza. A volte queste cose ti fanno perdere così, dovrebbe essere più che sufficiente. Ok, adesso lo foriamo. Ecco qua il nostro piccolo perno ed eccolo qua montato. Adesso lo mettiamo qua nel riflettore, vedi? Ok, bello e solido, molto più di prima, questo è poco ma sicuro. E adesso lo montiamo sulla nostra basetta e vediamo un po' il risultato. Qua riesco a direzionare dove voglio e vediamo come va. Vedete che adesso è sempre più bassa. Adesso spengo queste, così al minimo, così al massimo, ma considerate che ho montato sul filtro. Se adesso lo levo, come vedete, si allarga molto di più. Non è male, no? Se mi sposto, adesso l'ho messa sulla fresa e ho meno ombre negative. Adesso il rettifica. Ma il rettifica fa tanta differenza, eh? Eccola qua. Guardate, off, on. Era un po' che volevo fare questo lavoro. Niente male, sono contento perché riesco finalmente ad avere parecchia luce qui in rettifica.
e la postazione è cambiata in questa maniera qua. Devo dire niente male per il momento. Questo qua. So che molte persone potrebbero pensare che queste siano perdite di tempo, ma non è così. Quindi ci tengo alla pulizia e all'ordine. Possono fatto così, nel disordine io non riesco a capire niente. Secondo poi, a volte per tutte le professioni è così, a volte si è così concentrati sul lavoro che non si ha mai tempo e lasci indietro determinate cose, però è un errore perché non lavoriamo in questi ambienti tutti i giorni, a volte è difficile conciliare i tempi e si cerca sempre un compromesso, però l'ordine, la pulizia secondo me in meccanica è molto importante, anche per un fattore di sicurezza. So che questo è stato un video atipico, ma questa è la situazione. Vi volevo ringraziare per avermi seguito. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Questo è l'ultimo video prima di Natale. Sono stato indeciso fino all'ultimo se editarlo oppure no, perché comunque il contenuto è molto leggero e più per condividere con voi un qualcosa, ma come sapete non mancheranno di certo video più interessanti che riguardano la meccanica e le lavorazioni. Io vi ringrazio e vi auguro a tutti buon Natale e felice anno nuovo. Alla prossima.